Conviene avere i soldi fermi in banca? Quante volte hai sentito dire li tengo lì perché non si sa mai? È vero che ci possono essere delle emergenze, ma quantifichiamo questo non si sa mai. Quanto è? 100.000 euro? Di più? Di meno? In questo video ti spiegherò come costruire una riserva di emergenza, perché è importante e dove puoi tenere quei soldi. Ciao, sono Marco De Lio, trader coach e pro investor su eToro. La riserva di emergenza serve per coprire le spese improvvise. Può capitare che ci siano delle spese improvvise come spese per la casa, spese per la salute, spese che non sono nella nostra routine quotidiana. Quindi cosa dobbiamo fare perché quelle spese non vadano ad intaccare le nostre finanze ogni mese? Come la calcoliamo una riserva di emergenza? Allora, la riserva di emergenza va calcolata non sul proprio stipendio, ma sulle proprie spese. Quindi se guadagno 2.000 euro al mese, ma spendo 1.500 euro al mese, allora io il calcolo lo dovrò fare su quei 1.500 euro al mese, non sui 2.000 che guadagno. La regola dice di mettere da parte dai 3 ai 6 mesi di riserve di emergenze. Io consiglio di stare sui 6 mesi. Mettere di più è inutile, non serve. Mettere di meno diventa rischioso. Quindi è inutile anche investire il 100% di quello che abbiamo. Dobbiamo comunque avere una riserva di emergenza. Quindi se io guadagno 2.000 euro al mese, ma spendo 1.500 euro al mese o 1.500 euro di spese fisse, allora farò 1.500 euro per 6. Quindi dovrò avere 9.000 euro di riserva di emergenza. Ma dove la tengo questa riserva di emergenza? Perché non posso farmela mangiare dall'inflazione. La tengo in banca, così dopo 10 anni non ho più il potere d'acquisto di quei 9.000 euro, ma ne ho sicuramente molto meno, magari 7.000. In questo modo, trovando uno strumento che non ci fa perdere il capitale dall'inflazione, quindi il nostro potere d'acquisto resta lo stesso, possiamo mantenere sempre quei 9.000 euro in questo caso, sempre con lo stesso potere d'acquisto. È vero, con l'inflazione, se ho una rendita pari all'inflazione, diventeranno 10.000, diventeranno 11.000, certo, ma il potere d'acquisto resta lo stesso di quei 9.000 che ho messo. Quindi su quale strumento possiamo andare a vedere? Dobbiamo cercare uno strumento che non è più rischioso rispetto al tenerli in banca, anzi possibilmente deve essere anche meno rischioso. Io personalmente questi soldi li metto su questo strumento. Questo strumento ha reso solo nell'ultimo anno, negli ultimi 12 mesi, il 4,3%. Ora, non è importante in questo caso avere una plusvalenza importante. Il 4,3% è ben oltre quello che ci serve. Il tasso di inflazione è stato intorno al 3%, quindi ci ho anche guadagnato. Ma in realtà l'importante in questo caso è solo avere un rendimento almeno pari all'inflazione. Quindi ci sarebbe bastato un rendimento del 3% in questo caso. Il resto è un plus. Non ci serve trovare uno strumento che ci renda il 10% annuo per questa fase. Deve essere immediatamente disponibile, quindi deve essere uno strumento che non ci vincola il capitale, perché io posso averne bisogno oggi stesso di quei soldi. Se mi si rompe la macchina magari devo averne bisogno già oggi. E deve essere sicuramente un conto che non uso per le spese, quindi non devo avere una carta di debito dove posso spendere quei soldi per fare una cena fuori o per fare qualcosa che non rientra nelle spese di emergenza. Sì, ma come la creo questa riserva di emergenza? Se non ho già 9.000 euro da parte, come la creo questa riserva di emergenza? È molto semplice, torniamo all'esempio di prima. Guadagno 2.000 euro al mese ma ne spendo 1.500. Posso mettere da parte, finché non raggiungo la cifra della riserva di emergenza, posso mettere da parte il 10% del mio stipendio. In questo caso corrispondono a 200 euro al mese. Quindi io metterò in questo conto, in questo strumento, metterò 200 euro al mese finché non raggiungo i 9.000 richiesti. Ma se ho una spesa, arriva una spesa importante, io ho 9.000 euro lì, li posso prelevare in qualsiasi momento, li uso, ma poi devo reintegrare quei soldi per tornare ai 9.000 euro. Quindi che cosa faccio? Li prelevo e poi man mano, senza che vada a intoccare le mie finanze, metto di nuovo il 10% ogni mese o il 5%. Comunque lo vado a mettere mensilmente, non avrò quella botta grossa di spese. Se mi arrivano all'improvviso 2.000 euro di spese, li prendo dalla riserva di emergenza, non intacca le mie finanze e io li restituisco alla mia riserva di emergenza, magari con un 10 o un 5% mensile, finché non raggiungo di nuovo la soglia.
Al contrario, è importante avere una riserva di emergenza anche se ho tanti soldi da parte. Se io ho 500.000 euro da parte, a volte magari sono portato a pensare, vabbè, tanto non mi serve, c'ho quelli. Sì, però quelli li posso investire, posso continuare a investirli con un'altra rendita, con un altro profitto e soprattutto con un altro profilo di rischio. Ma in base a quanto guadagno, a quel punto non saranno sicuramente 9.000 euro, in base a quanto guadagno è comunque importante avere una riserva di emergenza, perché anche se hai tanti soldi non devi permetterti di dover prelevare i soldi investiti per una spesa improvvisa, ma puoi usare quelli della riserva di emergenza. Quelli non devono essere investiti in qualcosa di rischioso e non devono essere trattati allo stesso modo di un portafoglio di investimento. Devono essere disponibili da subito, non vincolati e devono essere su un conto a parte che non è quello che usi per le spese. Se vuoi conoscere tutti i dettagli su come costruire e mantenere una riserva di emergenza, è uscito questo mese il mio libro Metodo Trading 8x. Qui parlo ampiamente della riserva di emergenza, del profilo di rischio e parlo anche del metodo che uso per fare trading. Ma ora che hai capito come costruire una riserva di emergenza, puoi anche iniziare a investire con serenità, senza continuare a mettere da parte tutti i soldi che guadagni perché poi non si sa mai. Non ti servono 100.000 euro in banca per una riserva di emergenza, è inutile. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.